Oggi ci immergeremo in un avvincente viaggio nel mondo delle scosse elettrostatiche, un fenomeno quotidiano che spesso trascuriamo. Chi di noi non ha mai provato quella fastidiosa sensazione di scossa quando tocca un oggetto o qualcuno dopo aver camminato su un pavimento in moquette? Scopriamo insieme cosa si cela dietro questo enigma elettrico. Il processo dell'elettrostatica è un fenomeno affascinante che può essere esplorato in dettaglio per comprendere appieno le dinamiche sottostanti alle scosse elettrostatiche. Quando due materiali vengono strofinati uno contro l'altro, si instaura un balletto intricato di particelle cariche. Per iniziare, consideriamo gli atomi, i mattoni fondamentali della materia. Gli atomi sono costituiti da protoni, carichi positivamente, e da elettroni, carichi negativamente, che orbitano intorno al nucleo. Quando due materiali vengono strofinati, avviene il trasferimento di elettroni da un materiale all'altro. Immagina di strofinare un pettine attraverso i capelli. Nello stesso modo, quando strofiniamo due materiali, ad esempio un palloncino di gomma contro i capelli o uno scialle di lana contro un pezzo di plastica, gli elettroni vengono strappati dagli atomi di uno dei materiali e trasferiti all'altro. Questo processo crea una disparità di carica tra i due materiali, generando una carica elettrica statica. La differenza di potenziale risultante può variare a seconda della natura dei materiali coinvolti e dell'intensità della loro interazione. È importante notare che questo processo avviene a livello microscopico, ma la somma di questi effetti microscopici si manifesta nelle scosse elettrostatiche che percepiamo nella vita quotidiana. Un aspetto cruciale da considerare è che alcuni materiali favoriscono il trasferimento di elettroni più di altri. Ad esempio, materiali come la gomma o la seta, se strofinati contro altri materiali, tendono a accumulare una carica statica più facilmente rispetto a materiali come il metallo o il vetro. La comprensione approfondita di questo processo richiede una riflessione sulla struttura atomica, sulle forze elettromagnetiche coinvolte e sulla natura delle interazioni tra i materiali a livello subatomico. Studiando questi aspetti, possiamo apprezzare meglio come il semplice atto di strofinare due materiali può innescare una catena di eventi che porta alla creazione di cariche elettriche statiche. Per comprendere appieno l'effetto delle cariche elettriche e la legge di attrazione e repulsione, dobbiamo esplorare la natura fondamentale delle particelle cariche. Come menzionato, gli atomi sono costituiti da protoni carichi positivamente e da elettroni carichi negativamente. Quando il numero di protoni è uguale al numero di elettroni in un atomo, l'atomo è neutro, cioè privo di una carica elettrica netta. La magia inizia quando abbiamo una disparità di elettroni e protoni. Se un oggetto ha più elettroni di protoni, avrà una carica negativa, se ha più protoni, avrà una carica positiva. Quando due oggetti con cariche opposte vengono portati vicini, si verifica un fenomeno interessante: si attraggono. Questo è il risultato diretto della legge di attrazione e repulsione delle cariche elettriche. Immagina di portare un bastoncino di plastica caricato negativamente vicino a un palloncino gonfiato. La carica negativa del bastoncino attirerà le cariche positive nel palloncino, causando un'attrazione elettrostatica. In contrasto, se porti due bastoncini di plastica caricati negativamente uno vicino all'altro, sperimenterai la repulsione elettrostatica. Le cariche negative si respingeranno a vicenda. Quando toccando un oggetto, come aprire una porta o stringere la mano a qualcuno, la nostra carica corporea può influenzare il comportamento delle cariche nell'oggetto. Se l'oggetto è caricato negativamente e noi siamo carichi positivamente, o viceversa, si verifica un'attrazione. Tuttavia, se entrambi hanno la stessa carica, si verifica una repulsione, che può manifestarsi come una scossa elettrostatica quando c'è un trasferimento di carica tra il nostro corpo e l'oggetto. È fondamentale sottolineare che, nonostante la presenza di queste forze elettriche, la materia nel nostro ambiente quotidiano è solitamente neutra a livello complessivo. La presenza di cariche elettriche nette può essere temporanea e dipende spesso dalle interazioni con altri materiali. L'effetto delle cariche elettriche e la loro interazione sono aspetti intriganti della fisica che possono essere sperimentati e compresi attraverso semplici esperimenti e osservazioni quotidiane. L'accumulo di carica su materiali isolanti è una parte cruciale della comprensione delle scosse elettrostatiche e ciò che contribuisce alla loro manifestazione nella vita quotidiana. Per capire questo fenomeno, è fondamentale esaminare più approfonditamente la natura isolante di alcuni materiali. Materiali come la plastica, la gomma e altri isolanti non permettono facilmente il movimento degli elettroni attraverso la loro struttura.
Questo significa che quando strofiniamo due materiali isolanti tra loro, il trasferimento di elettroni avviene sulla superficie di questi materiali anziché attraverso di essi. Questo processo di strofinamento, noto anche come attrito triboelettrico, provoca l'accumulo di elettroni su uno dei materiali coinvolti. Immagina di sfregare un palloncino sulla tua testa o di passare una bacchetta di plastica su un pezzo di vetro. Durante queste azioni, gli elettroni vengono trasferiti dal tuo corpo o dalla bacchetta alla superficie del palloncino o del vetro. Dal momento che il palloncino o il vetro sono isolanti, gli elettroni rimangono intrappolati sulla loro superficie, generando una carica elettrostatica. Questo accumulo di carica è temporaneo e può essere sfruttato per dimostrazioni scientifiche o per creare piccoli esperimenti elettrici. Tuttavia, quando tocchiamo un conduttore o un oggetto conduttivo, come un rubinetto o una ringhiera in metallo, il flusso di elettroni può avvenire. La carica accumulata sugli isolanti viene trasferita al conduttore, creando un equilibrio elettrico e causando una scossa elettrostatica per chiunque tocchi il conduttore. Questo connubio tra teoria elettrostatica e vita quotidiana evidenzia come fenomeni apparentemente complessi e scientifici possano avere applicazioni pratiche e spiegare esperienze comuni. L'accumulo di carica su materiali isolanti è uno dei molti aspetti intriganti dell'elettrostatica che dimostra come la fisica possa svelare i misteri dietro le situazioni che incontriamo ogni giorno. L'umidità è un elemento fondamentale nell'equazione delle scosse elettrostatiche, poiché influenza notevolmente la conducibilità elettrica dell'ambiente circostante. L'acqua è un ottimo conduttore di elettricità, poiché le sue molecole hanno la capacità di ionizzarsi, cioè di separarsi in ioni positivi e negativi. Questa caratteristica rende l'acqua un veicolo efficace per il trasporto di cariche elettriche. Nei climi umidi o durante le giornate piovose, l'aria contiene una maggiore quantità di umidità. In presenza di umidità, le cariche elettriche possono fluire più facilmente attraverso l'acqua presente nell'aria, dissipandosi prima di accumularsi e causare una scossa. L'umidità funge, in questo contesto, come una sorta di scaricatore di carica, riducendo la probabilità di un accumulo eccessivo di cariche elettriche statiche. D'altro canto, in ambienti secchi, dove l'umidità è bassa, la conducibilità dell'aria è notevolmente ridotta. Questo significa che le cariche elettriche possono accumularsi più facilmente su superfici isolanti, come il pavimento di casa o gli oggetti presenti nell'ambiente. L'assenza di umidità riduce la via di fuga per le cariche, aumentando così la probabilità di scosse elettrostatiche. Esplorare il ruolo dell'umidità nell'elettrostatica è cruciale per comprendere come il clima e le condizioni atmosferiche possono influenzare le nostre interazioni quotidiane con le cariche elettriche. Da qui, emerge chiaramente che la conduttività dell'acqua è un fattore chiave nel plasmare il nostro ambiente elettrostatico. Le scelte quotidiane nel vestire e nel calzare possono esercitare un impatto significativo sull'accumulo di cariche elettrostatiche nel nostro corpo. Le scarpe, in particolare, svolgono un ruolo cruciale in questo contesto. Le suole delle scarpe, specialmente se fatte di materiali isolanti come la gomma, possono isolare il corpo dal suolo. Quando camminiamo su una superficie isolante, come un pavimento in moquette o piastrelle di ceramica, le suole delle scarpe impediscono il passaggio degli elettroni dal nostro corpo al suolo. Di conseguenza, le cariche elettriche possono accumularsi sulla superficie del nostro corpo, aumentando la probabilità di scosse elettrostatiche quando tocchiamo oggetti conduttivi o altre persone. Analogamente, il tessuto degli abiti può influenzare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tessuti come la lana o il nylon sono noti per la loro capacità di strofinarsi contro la pelle, trasferendo elettroni e generando cariche statiche. Questo fenomeno è evidente quando indossiamo maglie in tessuti sintetici e avvertiamo una scossa elettrostatica al tocco di una maniglia o di un interruttore. Esaminare attentamente il rapporto tra calzature, abbigliamento e scosse elettrostatiche fornisce un'ulteriore comprensione di come le scelte quotidiane possano modellare il nostro ambiente elettrostatico. L'introduzione di materiali conduttivi nelle calzature o nella selezione di tessuti meno inclini a generare cariche statiche può contribuire a mitigare l'effetto delle scosse elettrostatiche nella nostra vita quotidiana. Per mitigare il fastidio delle scosse elettrostatiche nella nostra vita quotidiana, è essenziale adottare una serie di misure preventive che tengano conto degli aspetti discussi precedentemente. Queste pratiche possono essere integrate facilmente nella nostra routine, contribuendo a rendere l'ambiente meno suscettibile agli accumuli di cariche elettriche.
Innanzitutto, l'uso di calzature con suole antistatiche può fare la differenza. Le suole antistatiche sono progettate per condurre le cariche elettriche al suolo, impedendo così l'accumulo di elettricità statica nel corpo. Queste calzature sono particolarmente utili quando si lavora in ambienti dove l'accumulo di cariche è comune, come ad esempio in laboratori elettronici o ambienti industriali. Indossare abiti realizzati in tessuti naturali, come il cotone o il lino, contribuisce anch'esso a ridurre le scosse elettrostatiche. A differenza dei tessuti sintetici, i tessuti naturali permettono un migliore assorbimento dell'umidità corporea, riducendo così la probabilità di accumulo di cariche elettriche sulla pelle. La gestione dell'umidità in casa è un altro elemento chiave nella prevenzione delle scosse elettrostatiche. L'utilizzo di umidificatori può mantenere un livello adeguato di umidità nell'aria, facilitando la dispersione delle cariche elettriche e riducendo la probabilità di scosse. Questa pratica è particolarmente utile in inverno, quando il riscaldamento può ridurre drasticamente l'umidità dell'aria. La riduzione dell'accumulo di polvere è altrettanto importante. La polvere può agire da isolante, facilitando l'accumulo di cariche elettriche su oggetti e superfici. Pulire regolarmente gli ambienti e utilizzare prodotti antistatici può contribuire a mantenere basso l'accumulo di polvere e ridurre le probabilità di scosse elettrostatiche. Esplorando approfonditamente queste strategie preventive e integrandole nella nostra vita quotidiana, possiamo creare un ambiente più sicuro e confortevole, riducendo al minimo le fastidiose scosse elettrostatiche. Una combinazione oculata di calzature, abbigliamento, gestione dell'umidità e pulizia può fare la differenza nella nostra esperienza quotidiana, consentendoci di godere di un ambiente più armonioso e meno soggetto a sorprese elettriche indesiderate. Quindi, la prossima volta che vi ritroverete a prendere una scossa, ricordatevi che è solo l'elettricità che ci gioca un piccolo scherzo.